Allora, buongiorno agli spettatori di Eurovision.di e a tutti i fan del dottor Eurovision. Sono molto emozionato in questo momento perché sono con la prima vincitrice italiana dell'Eurovision Song Contest, Giglio Cinquetti. Grazie mille di essere con noi. Ma ciao Erwin, tranquillo, non, s- non ti emozionare. Ah, è un momento che ho aspettato tanto tempo. Allora, lei ha vinto il Festival di Castrocaro in 63, Sanremo in 64, poi qualche settimana dopo l'Eurovision Song Contest. Ha cantato Non ho l'età per amarti, per provare grandi emozioni, ma queste emozioni erano forti, no? Come ha fatto per digerire tutta questa serie di successi? È un po' tardi per chiedermelo, non mi ricordo più, però ricordo che sì, è stata una specie di esplosione nella mia vita, di deflagrazione. E ci è voluto molto tempo per digerire tutto questo, ma siamo qui e naturalmente considero una grande fortuna, un grande privilegio quello che mi è accaduto. Giralo perché sennò esco dall'inquadratura. È vero, ma facciamo così forse, allora resterà qua. Ehm, Vuoi che te lo tenga io? Se fosse possibile, Ecco, abbiamo una collaborazione. facciamo così. Mm. Grazie Ok. mille. Grazie. Allora, Eurovision Song Contest del 64 è l'unico di cui non esiste una registrazione. Quali sono le sue memorie di questo festival? Beh, ci sono delle immagini, quella di questi soldati del regno danese con questi grandi copricapi di pelliccia. A te sembrerà strano, ma per noi artisti è molto importante quello che si mangia, per cui io abbino a queste manifestazioni anche il menù più frequentato in quei giorni era salmone danese meraviglioso, e io ho scoperto l'esistenza di questo cibo proprio lì a Copenaghen, perché ero giovanissima, ero alle mie prime esperienze fuori dai confini, non solo dell'Italia, ma della mia città, Verona. E poi ricordo la presenza di Lucien Maurice, che era il direttore di Europe 1 e che era un personaggio molto importante della musica internazionale e francese. Ricordo la preoccupazione perché c'era un rischio di essere contestati perché la canzone Non ho l'età durava pochi secondi più di 3 minuti, e allora il maestro ha dovuto staccare il tempo. Non c'era nulla a quell'epoca di preparato prima o di meccanico, tutto era così affidato all'ispirazione, quindi lui staccò il tempo un po' più veloce e riuscimmo a fare la canzone nei tempi regolari. E insomma era tutto molto ben organizzato. Era il 21 marzo e c'era la neve, pioggia, neve, vento, e feci delle fotografie, un servizio fotografico per un settimanale italiano che voleva fare la copertina, in un castello, il castello di Amleto, battuto da venti polari, e quindi sono arrivata con la paura di aver perso la voce in questa sessione fotografica. Invece poi la voce c'era e tutto andò bene. 2 anni dopo ha vinto per la seconda volta il Festival di Sanremo con Dio come ti amo, ma non ha rappresentato l'Italia nel Eurovision Song Contest. Perché? Ah, perché c'era Mimmo Modugno che voleva vincere tutto, voleva vincere lui. Lui amava vincere, non gliene fregava niente di fare un ragionamento razionale, perché all'estero in quel momento io avevo una grande popolarità e questa vittoria di 2 anni prima poteva essere ancora, come dire, una carta da giocare, e lui come autore avrebbe comunque avuto la sua fetta
di gloria. Però Mimmo ha detto no, ci vado io perché voglio vincere anche l'Eurofestival, invece non andò così. Che cosa lei ha pensato quando lui è finito ultimo? Ho detto, Mimmo, te l'avevo detto, fammi andare me, che io come donna, come ragazza, sono un po' più accattivante. Ma per fortuna lei è ritornata in 64 con 74? 74, Sì. mi dispiace, che è stato anche un grande successo e è stata la canzone con cui ha aperto il festival ieri sera. Che cosa significa Sì per lei? È una canzone bellissima, è una canzone piena di dolcezza, bellissima, poi ha questo inciso aggressivo, moderno, è una canzone nella quale mi sono sempre riconosciuta e anche la considero quasi una introduzione, spesso è ai primi posti nella scaletta dei miei concerti, poi l'ho cantata in tutte le lingue. L'ho cantata in inglese e con successo, è stato il mio album in inglese contenente Sì, è stato in classifica in Inghilterra, cosa abbastanza rara per un artista italiano, essere nei top 10 dei 45 con Sì e poi anche con l'album andare bene nelle vendite negli Stati Uniti. Siccome si svolgeva a Brighton, l'Eurofestival di quell'anno, ricordo un giornale inglese importante che fece un grosso titolo riguardo a Gigliola Cinquetti, mi chiamavano The Italian Lady, anche se ero molto giovane allora, e diceva Too Good to Win, perché tutti i critici inglesi dissero che la mia canzone era la più bella, ma come spesso accade la più bella è troppo bella per vincere, perché non aveva caratteristiche di furbizia commerciale, era una bella canzone e basta. Comunque questi titoli e questi commenti mi hanno ampiamente risarcito del fatto di non avere vinto, anche perché the winner takes it all. Beh sì, è molto più conosciuta all'estero che all'Italia, perché l'Eurovision Song Contest è stato trasmesso in differito, sì. E poi non hanno suonato, non era alla radio tanto. No, invece in Germania è stato un grande hit, Ja. Anche lì in classifica nei top 10 insieme ad Auf der Straße der Sonne. Ja è stato un grande successo di vendite in Germania. Ma c'è questa storia che la Rai non voleva trasmettere la canzone perché c'era questo referendum contro per il divorzio. Sì, tra l'altro il nostro è un referendum abrogativo, per cui no vuol dire sì, sì vuol dire no, una cosa impossibile da capire per chi non è italiano. Sì è una canzone d'amore, ma siccome il referendum capitava proprio in quei giorni e qualcuno temeva che la Cinquetti potesse influenzare gli elettori italiani, e io dicevo ma no, guardate, io non conto niente, gli elettori italiani sono intelligenti e autonomi, non si fanno influenzare da me, ma non c'è stato niente da fare. Si vede che mi consideravano molto potente come come effetto psichico, psicologico. E allora niente, in Italia questa canzone è stata diciamo un po' messa in ombra, perché non solo l'Eurofestival non è stato trasmesso in diretta, cosa che ha danneggiato anche a livello di votazioni poi gli equilibri dei voti, ma anche se la giuria italiana non può votare per un italiano, però poi c'era qualcosa che riguardava, credo, la morte di Pompidou in Francia, per cui la Francia non ha potuto partecipare e votare, e senza i voti della Francia. Vabbè, però insomma tutte queste cose a me non mi toccano più di tanto. Ero una persona felice di essere comunque apprezzata
e basta, e lo sono tuttora, anzi sono lusingata del fatto che stiamo ancora parlando di queste cose e chi l'avrebbe detto? Ma parliamo della preistoria ormai, parliamo di qualcosa di più. Più recente, Sì. sì. Beh, più recente per i fan del Eurovision Song Contest è la manifestazione di 91 in cui con Toto Cutugno lei avete fatto la conferenza. Quando si vede la registrazione si ha l'impressione che lei era la sola persona che fosse preparata. Com'è stata questa collaborazione con Toto? No, sì, è vero, perché lui si fidava molto dell'improvvisazione, della sua simpatia, eccetera. Beh, e in effetti ero io che lo trascinavo di peso sui tempi, perché lui era molto spontaneo e naturale e pensava che si dovesse fare una chiacchierata fra noi, ma io avevo alle spalle gli autori della trasmissione che mi avevano dato dei tempi, perché altrimenti si andava fuori, e lì era fondamentale rispettare i tempi che erano molto stretti, e quindi io ero costretta a interromperlo in continuazione e a spingerlo. E dai, e di il nome del cantante, e ce ne dobbiamo andare perché questi devono cantare. E non dare baci qua e là. Sì. Comunque è divertente, è stato. Sì, certo. Ieri sera abbiamo sentito qualche nuovo brano di lei Sì. sul palco. Allora, la prima vincitrice dell'Eurovision Song Contest, di Sassia, fino a recentemente ha voluto partecipare di nuovo all'Eurovision Song Contest. Lei ha ancora questa intenzione di presentarsi con nuovi brani all'Eurovision, no? Non credo, non mi è mai passato per la testa. Perché no? Però non si sa mai, ma mi sembra una manifestazione giovane per giovani, e io credo che sia una grande occasione proprio per fare da trampolino una carriera, e quindi no, non ci penso proprio. Qual è il ricordo più prezioso di tutti gli eventi intorno all'Eurovision Song Contest per lei? Ma il ricordo più prezioso è il senso di questa manifestazione, l'essere senza confini, e poi io sono molto, molto europeista, io mi sento artisticamente europea, oltre che cittadina europea dal punto di vista della mia coscienza civile. Pur avendo una grande identità italiana, e proprio perché la mia identità di donna italiana è molto forte e ne sento anche tutta la responsabilità, proprio per questo ho amore per l'Europa, e sono convinta che l'Europa, se capisce la sua potenza, la sua importanza culturale per il mondo intero, è qualcosa di irrinunciabile, perché non solo facciamo bene a noi stessi, facciamo bene agli altri, se noi esistiamo come Europa. Allora l'importanza dell'Eurovision Song Contest in questo quadro è importante avere manifestazioni dove si manifesta proprio questa identità continentale, che poi va anche oltre i propri stessi confini, ok? È aperta, perché è una realtà aperta al mondo. Grazie mille. Allora, io sono ancora tanto emozionato, ma io ho una memoria in più, una memoria preziosa in più con la meravigliosa Giulia Cinquetti. Grazie mille. Grazie a te.